Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto portiamo via i 3 punti da Roma, battuta la Lazio, per 2-0 dominata la Lazio, ovviamente in lungo e in largo dal punto di vista fisico e tatticamente un Conte che si è messo in tasca Sarri chiudendo anche la cerniera del taschino. Praticamente non c'è stato verso di mettere in difficoltà questo Napoli, ci arriviamo e andiamo anche alla lavagna per vedere un paio di situazioni che volevo condividere appunto con voi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale se passate per la prima volta attivando la campanellina e se vi piace il contenuto un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Una Lazio che non ci ha capito praticamente niente, nella prima frazione di gioco sulle fasce c'è stato solo il Napoli, perché dico sulle fasce e mi giro subito verso la lavagna così ci togliamo subito il dente e non sto qui ad annoiarvi con situazioni tattiche perché c'è qualcuno che si annoia e dice no ma tatticamente la partita secondo me così colì. Voi fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Abbiamo fatto il prepartita dal punto di vista tattico e analizzavamo la situazione della Lazio di Sarri, centrale di difesa, playmaker e scarico sulla mezzala. Il Napoli ha chiuso completamente la situazione centrale, quindi i due tre quarti, Neres ed Elmas, più stretti quando la Lazio impostava dal basso con Scott e Lobo dietro e con i quarti, in questo caso Politano e Spinazzola, molto larghi. Chiusa questa situazione centrale in fase di impostazione, la Lazio non ha potuto fare niente, quindi hai lo scarico sui terzini. Sui terzini però c'erano indemoniati, Politano, c'era Spinazzola e c'erano i braccetti a supporto dietro di Lorenzo e i stessi difensori del Napoli molto alti, quindi in quel recupero palla hai sofferto tantissimo. Poi andiamo via sulle fasce, mettiamo la palla al centro con cross fatti bene, finalmente con cross ad uscire e arriva il primo gol. Dico cross ad uscire perché a me quelle situazioni con i cross a rientrare, a parte quella spizzata che ne può uscire dove la palla al limite termina in gol sul secondo palo, a me piacciono molto di più quelli ad uscire perché puoi impattare il pallone con più forza e dal mio punto di vista sono molto più pericolosi. Quindi Politano si porta il pallone sul destro, grandissimo cross sul secondo palo dove c'era Spinazzola e passiamo in vantaggio. Poi c'è un calcio di punizione prima del gol, c'era un calcio di punizione che batte Lobotka, uno schema sul secondo palo, lancia Rachmani, palla troppo lunga, non se ne fa niente, però dalla stessa mattonella arriva il secondo gol del Napoli, la batte Politano, in questo caso a rientrare. Voi mi direte sì ma quella palla era a rientrare, allora questa situazione dei cross ad uscire e il secondo gol con la palla a rientrare comunque non si mantiene in piedi e io mi spiego. La situazione con la palla a rientrare è un calcio di punizione studiato in allenamento e lo si vede dalla reazione di Conte quando buttiamo dentro il pallone e si gira verso la panchina, credo verso chi prepara le palle inattive in casa Napoli, con la felicità dell'esserci riuscito in quella situazione, perché abbiamo visto 3 calciatori del Napoli che quasi vanno a schiacciare Rachmani. Quando Politano impatta il pallone ci si allarga, si portano i marcatori ovviamente a spasso per l'area di rigore e lasciano Rachmani libero di impattare quel pallone di testa. E quindi anche dal punto di vista delle palle inattive un grandissimo Napoli studiato nel minimo dettaglio contro questa Lazio che ci ha sofferto per tutta la partita. Ci ha sofferto per tutta la partita perché il Napoli in gestione non sta andando mai in affanno e dal punto di vista mentale stiamo molto ma molto bene. Ovviamente veniamo da un periodo Supercoppa vinta, da una serie di risultati e prestazioni comunque molto ma molto convincenti. Ecco perché schiera sempre lo stesso 11 e non vediamo qualche cambio ovviamente prima del 75esimo, perché diciamo che leggere uno spartito non lo fanno tutti allo stesso modo e quindi chi sta leggendo lo spartito in maniera impeccabile sono questi 11 al momento, perfetto, si batte finché qualcuno non cala l'attenzione dal punto di vista prestazionale. Una partita che si è innervosita
nel secondo tempo, ma c'erano avvisaglie di nervosismo già nel primo tempo, perché quel fallo di Zaccagni su McTominay viene dalla frustrazione di una Lazio in toto che non è riuscita a trovare la quadra in nessuna zona del campo. Tanto è vero che nel primo tempo c'è da registrare solo all'8° minuto un Noslin che ci dimentichiamo sul secondo palo, poi non se ne fa niente perché noi torniamo ovviamente in copertura, ma solo quella è stata una situazione tra virgolette pericolosa dove la Lazio si affaccia nell'area di rigore del Napoli. Poi la ripresa vede alzare sicuramente il nervosismo, un Napoli che in gestione ha lasciato pure un tantino il pallino in più alla Lazio, ma dove la Lazio non ha fatto praticamente niente dal punto di vista della pericolosità. Se dobbiamo arrivare alla traversa di Guendouzi sul finale e quella tutta la pericolosità di questa Lazio alla quale, scusate, manca la punta però, manca la punta perché c'è una palla messa in aria, una bella palla messa in aria dalla sinistra dove Juan Jesus comunque vigile su Noslin, ma Noslin non va a attaccare bene quel pallone e quindi non se ne fa niente per poi arrivare alla traversa di Guendouzi, troppo poco per impensierire questo Napoli. Poi dicevo, la partita si è messa diciamo dal punto di vista mentale molto male perché poi ti innervosisci alla grandissima e mi metto nei panni dei calciatori della Lazio dove tu hai subito per tutta la partita. Ci può anche stare che perdi la testa, ma non ci doveva stare la reazione di Mazzocchi in quel caso nella doppia espulsione Marusic-Mazzocchi. Marusic fa tra virgolette, e la metto tra virgolette perché volevo restare educato, fa una merdata dove diciamo rimanere calmi non è da tutti e figuriamoci se Mazzocchi rimaneva calmo. Comunque ci perdiamo un altro calciatore che dal punto di vista numerico comunque fa male perché dobbiamo controllare anche le condizioni di Neres, come sta la caviglia, è uscito dolorante e quindi bisogna fare un attimo i conti sull'eventuale infortunio a Neres, sul Mazzocchi che comunque ce l'hai fuori per squalifica e numericamente siamo già pochi e quindi dobbiamo vedere poi come arriveremo. Non voglio dire col Verona perché col Verona tu devi fare assolutamente 3 punti e non c'è niente che deve tenere contro il Verona, però poi devi arrivare alla sfida con l'Inter tentando di avere qualche arma in più anche dalla panchina perché abbiamo visto che i cambi sono arrivati in ritardo, ma non arrivano in ritardo perché la gestione della partita è stata fatta così in toto, arrivano in ritardo perché Conte si gira verso la panchina e si fida di pochi dal punto di vista offensivo. C'era solo Noah Lang, poi c'era Marianucci, buongiorno, e quindi hai una panchina molto corta. Lo stesso Mazzocchi, arrivano cambi un tantino tardi, anche se credo ho già letto qualcosina. Neres lo potevi far uscire, non si faceva male. Neres si faceva male comunque o si sarebbe fatto male al limite nella prossima partita. Io non credo che togliendo Neres prima gli evitavi la situazione alla caviglia. Conte non si sbottona dal punto di vista dei cambi in un match del genere e alla fine ha avuto ragione lui perché poi dal punto di vista del nervosismo la partita si era messa anche in una situazione spigolosa dove potevi perdere la testa, potevi perdere qualche distanza, qualche linea di passaggio letta male, si riapriva il match e la Lazio andava in rete e quindi diventava poi spigolosa da portare a casa. Ha avuto ragione lui sia tatticamente e sia dal punto di vista fisico, puntando su questo 11 che non va in affanno, almeno quello mi è sembrato a me. Non andare in affanno fisicamente per 75-80 minuti vuol dire che qualcosina la stiamo acquistando da questa poi preparazione che tutti dicono troppo, diciamo, forse troppo fisica, troppo spompati i calciatori del Napoli dal punto di vista degli allenamenti. Però se un mese fa eravamo qui a registrare contenuti, ad analizzare un Napoli, forse un tantino più di un mese fa, qualche mesetto e mezzo fa, dove si vedeva qualcuno sulle gambe dopo 40-50 minuti
e adesso pur schierando gli stessi calciatori ogni 3 giorni, ogni partita che si deve affrontare, diciamo che non si vede quell'affanno e mentalmente restano tutti molto ma molto lucidi. A parte se vogliamo trovare qualche neo, ma non sulla prestazione del calciatore, perché Elmas comunque ha fatto una prestazione di tutto rispetto anche oggi, però poteva arrivare il 3-0 sia nel primo tempo dove c'era quel pallone che Elmas recupera, se ne va in aria, entra in aria, un tocco di troppo e se lo porta sul fondo, avevi un bel passante da mettere comunque in aria per andare in porta, poi c'è la traversa di testa, c'è il secondo colpo di testa nella ripresa dove per me più semplice dell'occasione dove hai preso la traversa, comunque impatti male e potevamo tranquillamente farne 3. Poi ci sono partite dove c'è un Højlund che si prende diciamo il pallone e tutta la difesa avversaria e se la porta a casa, c'è un Napoli invece che avendo la punta marcata o dove al limite l'avversario ti è venuto a prendere con raddoppi di marcatura e l'uomo su uomo comunque sta più funzionando dal punto di vista difensivo, hai armi in più sulle fasce che funzionano di brutto. Oggi le due fasce hanno funzionato molto ma molto bene, segno che tatticamente comunque l'avevi preparata così perché non hai dato chance alla Lazio di Sarri di salire per vie centrali e io sono stracontento di aver vinto questo match perché era complicata questa partita a Roma contro la Lazio. È complicato tutto il mese di gennaio, però iniziare il nuovo anno con questa prestazione, questi 3 punti su un campo difficile contro una Lazio che siamo tutti d'accordo dal punto di vista tecnico nettamente inferiore, ma resta comunque restava, ecco, parliamo al passato perché abbiamo portato a casa i 3 punti, restava una situazione rognosa da dover portare a casa. Ci siamo riusciti, forza Napoli sempre, poi vediamo stasera come va a finire tra Inter e Bologna, avendo già tra virgolette esultato con il pareggio della Juventus e la vittoria dell'Atalanta contro la Roma, una classifica che comincia a delinearsi un tantino meglio e a favore del Napoli nelle zone alte. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.